chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo della sorpresa. Vai. Pronto? La macchina è stato un disastro. Ci ho messo veramente tanto a metterla in ordine. Abbiamo chiuso tutti i buchi, tutte le cose che c'erano da fare. Dopo una volta che ci ho lavorato io, la macchina dopo stava a posto. Bello il colore. No, non sembra vero. L'impressione che ci ha dato, insomma, è stata buona. L'ho visto molto contento da quando l'hai rivisto e subito per qualche minuto si era bloccato da quanto era bella la macchina. Qua voglio vedere. Non era tutto un buco, Tutto un buco, tutta una maccatura, tutta storta. tutta ruggine, Anche. Ma hai visto le finiture qua? Ho visto. tutti i tagli come dovevano essere, le ammaccature che c'erano qua, i buchi che... Bello. Possiamo aprire anche il baule dove c'era il buco lì sotto? Facciamo così non stiamo a tenerlo noi. Era tutto un buco. Come nuovo, quasi. Sì. Il colore gli è piaciuto molto, quindi la prima cosa che ha detto, il colore è bellissimo, quindi Poi sono anche- contento. Oltre a quello ha visto anche le finiture della macchina che erano fatte in ordine, tutti i fili, tutto quello che c'era in contorno della macchina, almeno dalla parte di verniciatura. Ah, pure qua non mi sa. Sì, C'era il buco. Sì. Ah, si è dato da fare, Nabile. È nuovo. Adesso appena arriva Diego carichiamo la macchina, lui farà il montaggio della macchina, tutta la meccanica, tutto quello che c'è da fare. Sono curioso di sentirla in moto, visto che faranno un bel motore e sono curioso di vederla finita. Questo motore qua, le gambe Colombo Bariani, io l'aspettavo da una vita di poterle montare da qualche parte perché non l'ho mai fatto. E qua 4 alberi. Allora, questo è aspirazione, no, questo è scarico e qua cambia tutto, Qua cambia tutto. Questo già di serie, insomma, è abbastanza cattivo. Con queste qui, che dice dottore? Si inferrocisce, Ecco. cambia la musica. Abbiamo scelto un cam da sfruttare i medio-bassi come giri, visto che la devi usare in collina. Esatto. Sfruttiamo la coppia del busso, la ottimizziamo. Tanto te non hai bisogno di un motore da 9000 giri, no? No, però Vabbè che lo 7,5. shakedown sarà in pista, però... 7,5. Sì, vabbè, 7,5 sicuro. Però Infatti belli questi pieni sono- sotto. Sfruttiamo tutti i giri, più giri d'utilizzo ha e più bello è da usare. Ah, finalmente! Ecco qua. Quanta bella robetta! Gommone. Poi abbiamo cerchi NTM, questi li voglio vedere con calma perché Sì, li ho visti in foto e fanno paura. non ho dubbi. Tra l'altro sono leggerissimi, senti? Sì, ci palleggiamo. Da paura. Abbiamo il volantino di Sabert, vabbè la batteria, mozzetti e questo per te. Ah, Però lo apriamo dentro. ok. Devo far soffrire fino all'ultimo. Vediamo un po' cosa hai portato. Oh. Ah, che bella. La coppa. Questa è di Oliver. Questo è di Oliver, OK Tech. Capolavoro, eh?
Questa è stupenda. Questa è proprio stupenda. Quanto pesa? Niente. Il giusto, anche perché comunque deve essere strutturata bene, perché è 4 dita da terra, quindi... Così è leggera. Sempre da Oliver. Bellissime. Queste le fa lui? Queste le fa lui, con i dischi adoventilanti, però l'abbiamo fatti fare lisci, Ok. che dovrebbero andare, lui dice che vanno più che bene, Sì, sì. e se frenano sulla sua, freneranno anche sulla mia. Direi proprio di sì. Tubi in treccia. Pastiglie stradali, sì, non... Sì, stradali, ho detto che comunque non è che farò tantissima pista con questa macchina. Vediamoci cerchi e gomme. Belli, bellissimi. Ah! No, sono troppo belli per montarli questi. Pesano? Proprio no, proprio no. Stupendi. Un'opera d'arte. Proprio belli, cazzo. Consiglio loro, mi hanno detto che testati e ritestati sul GTV, mi hanno consigliato loro così. Non c'è da dargli 3 gradi di camber dietro, perché sennò... No, pare di no. Guarda, veri, Sono finti questi qua. Stupendi. A lei. Io apro gli altri. Ah. No, veramente non pesano niente. Non pesano un grammo. Quello scartamento. Mescola super soft? Beh, abbastanza soft, sì. Ah. Posteriore e anteriore. Quindi differenziate, le hai prese? Bellissime. Sì. Quindi anche il canale presumo sia Esatto. differenziato. Allora, così come stanno, consigliati da NTM, succede che la macchina sta para fuori e sta larga più dentro il posteriore. È una prova, Proviamo. Sì. Sono Silvio Ruggiero, titolare dell'ATC Engineering, che ci occupiamo di elettroniche e motori da competizione. Faccio questo ormai da più di 20 anni e sono un grande appassionato di auto. Sono stato contattato da Davide per collaborare a questo progetto e sono veramente orgoglioso di potergli fornire il supporto e l'elettronica per quest'Alfa che stiamo realizzando insieme. Per l'occasione di dover fare questa trasferta da Napoli, dove c'è la nostra sede, qui a Sant'Agata Bolognese, abbiamo deciso di prendere una delle vetture che attualmente è il nostro fiore all'occhiello, che è la Golf che vedete alle mie spalle. Questa è stata l'occasione giusta per far fare un po' di strada alla vettura su cui abbiamo installato tutto quello che produciamo di elettronica. Ultimo prodotto, un cambio robotizzato realizzato da noi. La macchina ha una potenza che si aggira attorno ai 1000 cavalli, abbiamo eseguito già numerose prove, abbiamo avuto dei risultati di accelerazione veramente lusinghieri, siamo ancora in fase di sviluppo e vediamo che cosa succederà. Di serio non c'è rimasto praticamente nulla e abbiamo la nostra gestione elettronica che è la stessa che monteremo anche sull'Alfa Romeo di Davide e anche la gestione elettronica del cambio che è una nostra produzione, quindi abbiamo approfittato di questa ghiotta occasione anche per far conoscere fisicamente la nostra vettura e il nostro prodotto a Davide, sperando che apprezzi il nostro operato. Sono, come un po' tutti noi appassionati, un po' un nostalgico dei grandi prodotti, delle grandi auto degli anni 80, 90 fino ai primi del 2000. E sono più per la sostanza che per l'apparenza, questo traspare anche dai lavori e dalla macchina che abbiamo portato oggi. Credo che questo sia anche la filosofia di Davide, guardando le sue trasmissioni, i progetti che fa, quindi credo andremo d'accordo. Anche sulla GTV ci sarà quel tocco di modernità con una ottima gestione elettronica, i giusti accessori, ma senza snaturare il mezzo e senza togliere quel fascino che ha di quell'epoca.
Per equipaggiare la GTV6, di cui Davide ci ha affidato il compito di fornire e sviluppare l'elettronica, si è deciso di utilizzare una centralina della Dittia Fast, che è un'azienda che ormai rappresento da 20 anni, e nello specifico questo è un modello S600 che è il top di gamma di questa azienda. Avremo quindi una gestione, per quanto riguarda il punto di vista dell'iniezione, sarà un impianto sequenziale fasato, quindi con una gestione individuale dell'iniettore, 2 sonde lambda, una per bancata, in modo da poter monitorare perfettamente la carburazione, accensione a bobina singola con 2 sensori di battito, in modo che c'è la possibilità di tenere sotto controllo eventuali problemi di detonazione e correggerli in tempo. Il cablaggio è già un po' imbastito, adesso andiamo a verificare un po' le lunghezze. Questa è la parte che entra in abitacolo, il cablaggio dovrebbe essere strutturato così. Qua abbiamo già questa presa che va sulla prima lambda, qua segue il percorso originario e poi questa treccia in mezzo alla bancata delle V. Adesso andiamo a dividere tutti i cavi per fare le prese iniettori e bobine delle giuste lunghezze, in modo da fare un lavoro pulito, ordinato e che sia il più possibile celato, in modo da non vedere cavi sparsi sul motore, che è un'opera d'arte. Qua parte. La prima sonda lambda l'abbiamo messa, il sensore temperatura acqua, ci occorre un cavo blé, un cavo verde di questi qui. Che faccio? Mi tiro fuori i fili dell'altra sonda lambda, che è l'altra presetta a 4, e me la sistemo. Abbiamo fatto arrivare da Monaco, Germania, un kit di barre antirollio molto maggiorate, forse anche troppo, è da provare, però la macchina di serie ha un problema gravissimo di rollio e va corretto in qualche modo, quindi speriamo che con queste barre si riduca di molto il rollio. OKP è un'azienda specialista di ricambi per macchine italiane. Io ho corso contro di loro a Vallelunga, con le loro GTM, vanno fortissimo, si sono specializzati in questo tipo di lavorazioni e è roba veramente quasi da corso. 4 regolazioni, vediamo con le altezze anche. Leggere non so. Sono curiosissimo di vedere il miglioramento sulla GTV6. Oltre le barre ho preso anche tutto il kit integrale di boccole tipo Powerflex. Forse la macchina verrà un po' rigida per l'uso stradale, ma poco tempo, poche scelte e sinceramente a me non dispiace neanche. Tanto la userò solo per divertimento, quindi ci sta che sia un po' più rigida di una normale stradale. Poi la potenza sarà talmente tanto elevata che ne avrà bisogno. Biellette regolabili su Uniball, mi sa che è roba abbastanza seria. Per questa applicazione in commercio non c'erano collettori di scarico, quindi abbiamo dovuto farli da zero, seguendo le curve e gli spazi che c'erano a disposizione nel vano motore. Abbiamo utilizzato un tubo 45 di diametro, i commerciali erano comunque 42. Questo motore qua, essendo alto di rapporti di compressione e aumentata la cilindrata, abbiamo deciso di usare un tubo leggermente più grande. È stato un po' complicato, soprattutto per il fatto che lo spazio è poco, e poi siamo riusciti a farli in modo che si riescono a togliere e mettere senza troppe complicazioni, insomma. Questo motore, 3024 valvole, nasce trasversale nel vano motore, quindi il collettore considera che era messo così e la farfalla era sul lato destro. Mettendolo longitudinale su questa vettura e il collettore risulterà in questa posizione, la farfalla sarebbe stata in una posizione errata. Quindi abbiamo dovuto modificare il cassone facendogli una prolunga, uno per aumentare anche il volume di aspirazione e anche per distribuire l'aria uniformemente sui 6 condotti. E questo è il risultato. Sinceramente non lo so, sì. Molto probabilmente sì. È che viene bassino, però purtroppo lo spazio è quello è.
Minchia. Bassino. Porca troia. Oh, cocco fresco, cocco! Perfettamente allineato e direzionato. Che facciamo? Dottore, quasi fatta, dottore. Sento un po' troppo viziato oggi. Tutte queste cose belle. No, vabbè, ma il minimo. A questo punto ci vuole un commento mio tipo che se cioccolato! Oh, bello, bello, che soddisfazione! Questo qua lo passiamo anche qua dentro, qua poi dopo, no? Wow, che originale, originale. Attacco provvisorio, la pompa esterna, comandiamo tutto da questo. A me serve che il motore giri perché magari a ruota fonica si legge. Lo sai dove l'ho messa la batteria? Davide, con quest'ultimo connettore il cablaggio è terminato, dobbiamo solo passare all'accensione. Avrebbe fatto brum e si sarebbe spento perché fa solo crema. Stiamo mettendo in moto la GTV6 di Davide, un'operazione abbastanza delicata perché il motore è nuovo. Diego ha fatto un bel lavoro col motore e quindi bisogna avere, come dire, la giusta cura nel fare le operazioni. Sei andato fino adesso, come che ti abbiamo dato più ciccia, non ci è voluto accontentare. La prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere la benzina nel serbatoio, ma il serbatoio è bucato, sta perdendo copiosamente benzina e quindi opteremo per una soluzione di emergenza mettendo i tubi direttamente immersi nella tanica con la benzina. Stiamo quindi adesso provando a fare l'accensione, ma sembra che ci sia qualcosa che non va. Sembra che il motore stia facendo un po' i capricci, scoppietta un po' come se qualcosa non andasse e ci fosse un problema con la sequenza di eccezione. Facciamo adesso una verifica, verifichiamo che i collegamenti siano giusti, che la scintilla avvenga nel momento in cui deve avvenire e poi vediamo il motore se parte in maniera regolare. Questo l'anticipo sta giusto. Alla fine, facendo un po' di prove e misurazioni, è uscito fuori che c'era la bobina del terzo cilindro che era bruciata ed era lei che ci stava creando pasticci. Il motore è partito, gira bene, abbiamo anche provato a dare un po' di gas. Come salito di giri, supporto della trasmissione che era vecchio, attendevamo di mettere quello nuovo, ma ha messo provvisoriamente il vecchio per fare questa prova d'accensione, è esploso come abbiamo dato la prima accelerata. Come da dove è uscito? Ah, il giuntino lì dietro è morto, è volato via. Il supporto ci ha fatto un po' cagare addosso sinceramente perché era usato, aspettavamo quello nuovo che arrivasse da Afra, ma è iniziato a vibrare come abbiamo dato un po' di gas, è esploso praticamente. Sfiga vuole che è arrivato proprio 10 minuti dopo che è esploso questo qua vecchio da sostituire, perché se arrivava 10 minuti prima magari lo cambiavo direttamente e evitavamo di cagarci addosso. Messo a posto il supporto della trasmissione, stiamo provando a riaccendere la macchina, a dare un po' di gas, a sentire il motore se gira regolare, ma c'è qualcosa che non va perché non trovo coerenza fra quello che devo impostare col manettino come tempi di iniezione e quello che dovrebbe essere il fabbisogno del motore, quindi c'è da verificare un attimo l'alimentazione della benzina, c'è qualcosa che non va. Secondo me c'è poca pressione di benzina, non è possibile che mi dite non trovate nel modo così. Cioè spara che è magrissima, capito? Come se ci fosse poca pressione di benzina.
fiera, senti che sforza la pompa. Cazzo lo sento che sforzo, ma non è normale. La problematica che c'era di mancanza di benzina era dovuta al fatto che nel fare questo avviamento di emergenza, mettendo i 2 tubi della tanica, uno che era un po' più lungo verso il basso si era strozzato, ha fatto una piega e ci faceva mancare di pressione e benzina. Però non gli arrivava la benzina, povero piccolo. Se la pompa ti stringo il tubo, la potete fare. Oh. Perfetto, pressione e benzina c'è. Corrente c'è, manettino c'è, booster c'è. 3, 2, 1. Abbiamo rimesso in moto, il motore è ripartito, sembra tutto regolare. Cerchiamo di non superare 2000 giri perché il motore è nuovo, è in rodaggio e sono i primi attimi di vita del motore di Davide. Partita, oh! E vai. Cioè, un quarto d'ora scomodo perché non arrivava la benzina a naso. Vina la sequenza, questa era... Poi a un certo punto, scusi, ma il tubo è vuoto. Dopo aver risolto tutte le varie problematiche che ci sono state nel trascorso della prima fase d'avviamento, siamo riusciti finalmente a sentire in moto il nostro V6 Busso. Mi sa che è cattivo, Bei ciocchi. Mi è venuta la pelle d'oca, un bel suono, bello compresso, mi piace. Quando io pilotavo gli iniettori, davo benzina, partiva subito, cioè lui la prima accisione era immediata e regolare, poi dopo si perdeva per La strada. benzina che c'era nei flauti, poi Capito? aveva bisogno di Perché portata. lui è sempre partito, non è che è partito tutto scoppietto, lui Ci ha fregato il serbatoio rotto, che abbiamo dovuto mettere una canica partiva d'emergenza. subito e poi si perdeva per strada. Promette davvero bene, non vedo l'ora di iniziare a sgasare e far sgasare Davide. Sono molto contento, ma sarò molto più contento quando potremo mapparlo e sentire tutta la sua voce e il suo potenziale. Sono anche del colore della macchina. Aspetta, a prendere quello originale. Ma soprattutto questo. Dici che viene bassa? Mi sa di sì. Facciamo vedere la differenza di durezza. Ma li spaccia come stradali questi o pista estrema? Allora, OKP mi ha detto che questi sono dei road and track, molto più track che road, però io ho anche detto che alla fine a me non interessava essere troppo comodo, quindi l'importante è che dinamicamente vada bene e che scarichi a terra tutto sto macello qua. Guarda, qua c'è scritto racing grosso come una casa, però poi se vogliamo dire che è road and track va bene. È vero, è proprio lo stesso colore della macchina. Sì, va bene. No, ma va bene. Sì, se riuscissimo a recuperare 3, 4, 5 cm di culo, Fagli un conto più a quel punto ci abbiamo una posizione proprio figa. Ogni accelerata fa. addirittura, spinte nell'aria. Oh, hai fatto un motore serio o no? Facciamo? Si può anche fare. Mettiamo dietro, dai, mettiamo dietro. Facciamo i civili. Secondo me lo faceva così. Ciao Davide, e senti là per il cambio del GTV6 tutto a posto, ti abbiamo montato l'autobloccante, stessa configurazione della 75, abbiamo dato un'occhiata anche al cambio, ma insomma è tutto sano, gli ingranaggi sono a posto, gli uscinetti anche, quindi niente, insomma te lo spediamo subito e niente, a presto.
Raffaele, piglia la curte. Provengo dalla provincia di Napoli, la Campania è famosa per la mozzarella e... Ma io lascio a te l'onore, io spacchetto sempre tutto. Devi spacchettare tu! No, vuoi spacchettare tu? Dai. Ecco, a voi la coltella. Spacchettarla. Io mi lavo le mani. Bustella! Mi hanno più volte fatto una richiesta esplicita e quindi mi è sembrato il caso, un doveroso, ecco, di soddisfare tale richiesta, ecco. Bam! Marò! Direttamente qua dentro me le posso mettere così divento così. Questo è il volume. Occhio! Ma in realtà possiamo anche, se le mangiamo tutte, possiamo anche farle scolare tutte. Io penso di sì. E quindi sì, farle scolare tutte. No? Io penso di sì. Guarda com'è. Tecnico, come Questa prende? trasmissione stiamo sempre a mangiare. Popolo! Aspetta, questo è un attimo, riprendi bene, Colo Antonio, questo è l'attimo... Mamma! Vogliamo mamma! Mamma, guarda! Popolo! Povera mozzarella! Posso piangere? Forza, forza! Diego! Che so prodotto casearo, che stai cioccolato! Dopo aver risolto le prime problematiche che ci sono sempre, siamo riusciti ad avviare la macchina, fare i primi settaggi di allineamento, attivare tutti i sensori, iniziare a carburarla, farla girare bene e adesso siamo a buon punto, dobbiamo finire la linea di scarico. Mi piace pure centrale, però uno vale centrale così non lo so. Aspettavo Davide per capire come voleva il silenziatore finale, io volevo farlo centrale, però ho detto dai rimaniamo sulla linea classica dalla parte leggermente storta, quindi non mi ha accontentato su questo punto, ma va bene, mi piace lo stesso anche come ha deciso di farlo lui. La dobbiamo alzare appena appena sull'anteriore perché è troppo bassa, poi con la coppa maggiorata e lo scarico comunque molto grosso di diametro è molto vicina a terra. Gira. La tiriamo su almeno un paio di centimetri perché sennò risulta veramente troppo bassa. Un dosso, una buca così, insomma, non è cosa andare a romperla subito. Aspetta. La domanda qual è? La domanda è: sei felice? Felice ancora no, perché stiamo sudando parecchio, a parte il caldo, il lavoro è parecchio. Poi una grande esperienza sui GTV io personalmente non ce l'ho, quindi Come il caldo? detta sinceramente. 20 minuti fa era inverno? 20 minuti fa era Sì. inverno? Quando dopo la eravamo macchina era 20 minuti fa, Ah, beh, certo, sì. Oggi è stata una giornata veramente produttiva per il progetto della GTV di Davide. Diego si è portato avanti con i lavori, ha montato tutta la parte meccanica, le sospensioni ed è stata veramente un'emozione vederla finalmente con le ruote a terra. L'escursione ammortizzatore è parecchio più corta rispetto all'originale. Dici? Manca la linea dei freni perché la sua originale i tubi erano comunque un po' marci, quindi stiamo facendo una macchina nuova completamente. Facciamo tutto come si deve. Oltre alla coppa dell'olio ricavata dal pieno fatta da Oliver di OK Tech, andiamo a installare un impianto frenante maggiorato all'anteriore con pinze 4 pompanti e disco autoventilante da 280 mm. Troppo bella. Quei cerchi lì gli donano veramente tanto, sono la sua morte proprio, bellissima. Non è stato un amore a prima vista con questa macchina, ma il momento in cui l'ho vista mettere le ruote a terra è stato immediato. Io il cofano non se lo rimetto a sua macchina. Bellissima. Sono totalmente cotto, innamorato, perso. Madonna. Messa in moto con me dentro, quindi ovviamente lo scarico arriva subito dopo i collettori e poi è libero, quindi mi arrivava anche l'aria in faccia, mi sembrava di stare dentro un NASCAR. Abbiamo fatto sedere Davide in macchina e abbiamo fatto accendere, dato 2 sgasate e dalla faccia che ha fatto credo che sia stato veramente felice di sentire come gira il motore. Innamorato, perso. La adoro, cioè
pensavo che prima o poi avrei potuto vendere qualcuna delle macchine, e questa è l'ennesima che non potrò vendere mai. Sono assolutamente cotto. Fa un rumore terribile, Non so se... Cioè non dovrei rimontarci mai il cofano e neanche lo scarico, e la userei così senza neanche i fari. È perfetta. Non me la immaginavo così bassa, penso che sarà un disastro andarci in giro. Però è perfetta, è stupenda. Così bassa è stupenda. Tu dici? No, tu che dici? Io sono già innamorato perso. Hai cambiato il colore del... Hai visto come... E tieni presente che finché non va in temperatura l'olio, l'acqua a 60 gradi non ti fa passare 3000 giri. Considerando lo stato d'uso del radiatore di serie di questa macchina, che comunque è del 1980, il radiatore era veramente marcio, abbiamo deciso di rifarlo a disegno con una massa radiante molto più grande rispetto all'originale, quindi più capiente, ci sta 1,5 litri di acqua in più. E ho affidato il compito per questo radiatore in alluminio a Thomas Muvegi, DTM Tecnosport, che effettua radiatori custom, collettori di scarico, linee di scarico in acciaio, titanio. Silvio ha detto che somiglia a Eleonora di Fuori in 60 secondi, però siccome è italiana adesso si chiama Eleonora. Eleonora Busso. Eleonora Bussi, appena rinominato. Che è anche un nome abbastanza sensuale. E niente, sarà penso con me anche lei per sempre, quindi tutti contenti, non so più dove metterle. Continuiamo così, è veramente stupenda. Ma questo che riprende sempre. Dai, siamo fiduciosi, la macchina gira benissimo, un violino, fa un bel rumore, cattivissima. Dai, siamo quasi pronti per farla sgommare. Meno male che ho detto stradale. Oh, è rigidissima, lo sapevo. No, non è da strada questa roba qui. Senti quanto è rigida. Devi stare attento a parlarci perché ti mordi la lingua per quanto è rigida. Molto racing. Ah, questa era la prima? Le marce sono leggermente lunghe. Ok, il muso è bello. No, è perfettamente stradale. Il cambio è un po' un casino. Oh. Questa sarà cattiva. Oh, anche abbastanza dritta. Abbiamo fatto la convergenza con il filo. Dico è stato bravo perché la macchina va bene. Proviamo a sterzare un po'. È molto bassa, lo scarico è rasoterra, la coppa dell'olio di OKTEC rade il suolo e il motore ha una coppia fenomenale. Fiato ne ha, mi devo trattenere tantissimo. Ovviamente ancora tutto da mappare, è stata fatta soltanto una primissima mappa di sgrezzatura, ma questa è la quarta. Con un filo di gas ti porta fuori da qualsiasi regime di giri. Mi soffia contro il caldo del motore da tutte le parti, è tutto aperto, non c'è nella parte inferiore del cruscotto, non ci sono le bocchette, non posso chiudere nulla, quindi mi arriva contro tutta l'aria del motore e fuori ci sono i loro bei 35 gradi, quindi potete immaginare. Proviamo i freni. Frena. Oh dai, va bene. Va benissimo, altro che bene. Frena anche troppo. Mi preoccupava tantissimo questa cosa, invece no. Ottimo. Senti il differenziale quando fai manovra? Gli scatti che fa, molto stradale, stradalissima.
cambio ha bisogno di sciogliersi e con il differenziale nuovo ha bisogno di slacciarsi un po'. Sarà lunga perché non è granché già normalmente questo cambio. È stato un po' un passo indietro, se vogliamo, dalla serie GT e Giulia, ma un grosso passo avanti per quanto riguarda il bilanciamento dei pesi. Come sappiamo, 75 e Alfetta GT, bilanciamento pesi 50 e 50, che è ovviamente ottimale. Che spettacolo! Che spettacolo di motore! Sapevo che prima o poi avrei dovuto mettere questo motore da qualche parte e non c'è macchina migliore. Wow! Come sapete siamo a Sant'Agata Bolognese e qui di solito vanno in giro un po' più di cilindri, ma vi posso dire che i collaudatori si girano a guardare il GTV, forse perché andiamo in giro senza cofano. L'assetto mi sembrava iper duro, invece dai, io sono abbastanza tollerante sulla rigidezza di un assetto su strada, però di base l'assetto inutilmente troppo rigido è sempre una sconfitta. Qui siamo al limite, diciamo che il sistema è fatto bene, è certo più adatto alla pista, ma ce lo faremo andare bene anche per la strada. Facciamoci le nostre regolazioni. Ma ritraverso col pensiero sta macchina! Che mostro! Che mostro! Bene, torniamo dentro. Com'è? Prime impressioni? Mi è venuto fuori un bel mostro. Un traversino l'ho fatto. 2, 3. Ce l'hai regalato? 3. No, il cambio si è sciolto parecchio. Sì. All'inizio ero preoccupatissimo, invece no. Dai, va bene. Sto uscendo dal letargo. Bene. Come mappa ci siamo? Sgrossiamo un altro po'. Sì. L'unica cosa che si lamenta è all'inizio, quando è sotto coppia e sotto giri, tossisce un attimo. Ma fiato ce n'ha. E il cambio è lunghissimo. A un certo punto non mi ricordavo più se avevo messo la seconda, infatti ero ancora in prima. Ma se mi dicevi che era la terza ci credevo. Poi sul banco cerchiamo di migliorare anche questi altri aspetti della mappa. Portiamola sul banco. Dai. Io esco da una famiglia di contadini e con l'aiuto del nonno sono riuscito a studiare, fare le scuole, avere un diploma meccanico specializzato. Ho iniziato a correre con le moto, ho fatto un secondo, un terzo, un quarto. Poi ho fatto 2 o 3 anni di kart favolosi. Dopo ho iniziato a correre con l'X9 gruppo 4, ho vinto Triveneto, ho vinto l'Italiano. Col 1300 sono passato al 1500. Dopo Ritmo Abar 130, che ho vinto il campionato della montagna. E ora tuttora corro con la BMW M3. Ho avuto la fortuna di la moglie Natalina con la stessa passione, Luca e Diego, che sono i 2 miei figli favolosi, abbiamo un rapporto eccezionale e sono quelli che stanno portando avanti, che mi hanno dato la forza di fare questa sala prova a livello europeo e siamo contenti di lavorare tutti assieme. Ecco, questa è, diciamo, la mia gioia, la mia passione. Io ho conosciuto Davide in un raduno a livello europeo, ho visto sto giovane ragazzo che aveva una passione incredibile come abbiamo sempre avuto anche noi, molto preparato. Ho cercato di avvicinarmi, di cercare anche magari di poter lavorare anche assieme, ma purtroppo noi non eravamo a quella portata, diciamo. Lui seguiva già di settori che noi non eravamo a quei livelli. Adesso col tempo è arrivato che con l'aiuto dei miei figli, con tutte queste nuove evoluzioni che hanno fatto, siamo stati interpellati per lavorare assieme e questo mi crea gioia. Mio papà, tutti me lo descrivono come una molla ed è vero, perché lui si alza la mattina alle 8 e lo trovi così scattante di corsa, fino a mezzanotte è così sempre. Tante volte arrivano i clienti e mi chiedono ma lo vedo agitato, è lui così, sempre esplosivo, sempre espansivo, e ha sempre voglia di fare. L'Alfa GTV6 ho avuto l'onore di lavorarci tante su quelle macchine con Quargentin,
e con il Conte Capra abbiamo seguito sia campionato italiano che campionato tedesco. Così abbiamo una bella esperienza di quella macchina. So che Davide è riuscito adesso a portarla a 3003, ha fatto tutte queste evoluzioni e noi le diamo una mano per metterla a punto con l'aiuto di questa bellissima nostra sala prova per poi andare in pista. Quest'oggi siamo venuti qua da Daniele Negrente, persona fantastica, disponibilissima, con un banco eccezionale. Me ne avevano parlato e finalmente sono riuscito a vederlo e testarlo con questa macchina qui. L'obiettivo della giornata era la messa a punto dell'elettronica del nostro GTV. Oggi è un classico lavoro di sviluppo quando si va a mappare, a configurare un'elettronica da corsa, dove va gestito sia i vari passaggi con il parzializzato dell'acceleratore, sia quando si fanno fare i vari passaggi in pieno carico. È un'esperienza assurda perché su questo stesso banco vengono a provare Formula 1, macchine da corsa, GT3, motori molto più potenti di questo. Quindi diciamo che la nostra GTV non l'ha neanche impegnato. No, Rollio ha abolito totalmente. Poi c'ha un barrone, visto che barra c'ha. L'ho visto. Se fai il pieno carico la puoi lanciare tu, io mi controllo i valori, mi metto con l'affarino e poi dopo faccio le parziali. Gira già bene. Ora stanno facendo un inizio per sgrassare, per arrivare a una carburazione ottimale, però già i risultati cominciano a uscire e le carburazioni sono già buone. Sicuramente Davide in pista si divertirà tantissimo. Come rumore sembra una moto perché abbiamo bei giri, un bel scarico, quindi il suono c'è. Questi motori Alfa hanno il vero suono dell'epoca, per cui veramente girano bene e è divertente da sentire. Poi noi abbiamo iniziato a tirargli un po' il collo, la macchina ha risposto benissimo, fino al momento in cui si è rotto il supporto dell'albero di trasmissione. A un certo punto, visto che il motore comunque si stava slegando e ad ogni lancio guadagnava sempre 1 o 2 cavalli, abbiamo provato a fare una prova alzando il limitore di giri, portandolo a 48.000, solo che l'albero di trasmissione non ha gradito. Quando abbiamo iniziato a dargli qualche giro in più al motore, ha ceduto il supporto. A quanto pare Eleonora adora tirare via pezzi di plastica dal giunto di trasmissione, è già la seconda volta che ci succede. Visto l'esplosione del giunto di trasmissione, noi abbiamo già previsto il nuovo giunto, Alfa GTV 6. Diego, questo è per te. Oh, grazie, fantastico. Vediamo di rompere anche questo. Previsto, già previsto. L'abbiamo smontato, riparato, alla bene meglio, si è riusciti a trovare un altro supporto che fortuna ha voluto era compatibile, più o meno, e abbiamo ripristinato il tutto e adesso stiamo continuando la fase di messa a punto. La potenza è quella che ci si poteva aspettare, utilizzando delle camme stradali medie, quindi non esasperate, per un uso non troppo difficile nel mondo reale, quindi non solo in pista. Ha una linea di coppia molto regolare, bella da guidare, sicuramente su strade di montagna o bei curvoni larghi sarà divertentissimo. Negrente è una realtà incredibile, non l'avevo mai visto con i miei occhi e stare qui dentro ti impregna di passione per le macchine. È bello sapere che in Italia abbiamo un'officina come questa, con un banco prova come questo, che in Europa invidierebbe chiunque. Adesso non ci rimane altro che tirargli il collo in pista, vedere le impressioni di Davide alla guida e sentirla passare sul rettilineo, non vedo l'ora. Questa è Miss Traverso 2021, quanto le piace! Mi sa che qua ci rivediamo! Un bel aspirato, con la giusta coppia, qui siamo intorno ai 300 Nm. Guarda qua, è un attimo, col pensiero va di traverso qua, guardala, bellissima! Oltre 7000 è una melodia. Oh, quanto frena! Incredibile! La frenata che ha! L'assetto è ottimo! Si vede che è stato pensato per stare qui dentro! Un po' di sottosterzo anche dovuto al fatto che le gomme dietro sono più grandi. Il rumore, la coppia
coppia è sempre lineare, lavora bene da morire con il differenziale autobloccante di Bacci dietro che legge tutti gli input di coppia del motore e anche i miei. Che motore! Che motore! Che suona, eh? Bel sound. Abbiamo risolto il problema dell'albero di trasmissione montando, pensate un po', un 4x4 Sierra Cosworth. Niente, cioè quella macchina mi perseguita. Abbiamo dovuto fare una plancia per collegare l'albero di trasmissione della Sierra 4x4. Intanto una trasmissione ovviamente a 2 ruote motrici e non arrivava per 4-5 centimetri. Dopo aver rotto 2 volte il giunto di trasmissione originale, adesso speriamo di non avere più questi problemi e dai traversi che stiamo facendo oggi probabilmente no, un po' di rumori strani li fa. Direi che come mappa ci siamo, dai. Come posizione di guida ci abbiamo preso a livello di altezza, ma non molto con la distanza dal volante, anche se abbiamo un distanziale, abbiamo uno sgancio rapido, forse potrei stare un po' più avanti io. Attualmente il sedile è fisso, quindi devo stare un po' così. Mi trovo molto bene come altezza, ma dovrei stare un po' più vicino al volante per averla davvero in mano. Ma va bene anche così, va bene anche così. Dopotutto oggi volevamo soltanto sentire di cosa è capace in pista e penso che sia molto chiaro. Oh, fa tutto da sola! Ci fai dei traversi infiniti. E peccato che il volante è molto pesante e sono un po' lontano, perché se l'avessi in mano veramente sarebbe una macchina fenomenale. Guarda qua. Se lo regalo l'imitatore? Speriamo di sì. Bellissimo. Oh, la ciliegina sulla torta questa. Adesso un bel imitatore ci stava proprio. Brividi, pelle d'oca. La posteriore destra la buttiamo stasera. Quella curva è troppo bella, è fatta apposta per lei. E la facciamo in terza! Quella la stiamo facendo in terza! Renditi conto che coppia! Andarci di traverso è esattamente il suo mestiere. Sento un po' di rumori di trasmissione che non sto aiutando io con la mia guida. Sicuramente ci sarà da rivedere un bel po' di cose, ma ripeto, quello che volevo sapere è come va a pista aperta la nostra Eleonora. Sei divertito, eh? Abbastanza. Grande. Allora com'è? Com'è? È un mostro. Ha un po' di sottosterzo dovuto alle dimensioni di gomme dietro che sono un po' più larghe, però devo dire che comunque col differenziale che ha, con la potenza che ha, con la coppia che ha, si trasforma un sotto da un sovra in poco e se la carichi di peso con i freni non lo soffri. L'importante è che sei felice. Sì. Hai centrato gli obiettivi. È quello che cercavo da un GTV 6 con un 3003, questo. Elettronica, mappa. Molto bene. Elettronica bellissima, gestibilissima, non ha vuoti, lineare, bella. Le gomme mi sa che dietro se la sono vista abbastanza brutta. Ho visto dietro. Infatti. Sì. Mi ha risentito dietro. Il cambio è un po' un punto debole, però quando l'ho provata in strada, che era appena sceso dal ponte, il cambio sembrava una schifezza. Invece dai, come per essere quello che comunque è come modello e come progetto, che lo sappiamo tutti, non va male, anzi. Bacci ha detto che era buono, effettivamente buono. Ricordiamoci che stava su un prato in Olanda per non si sa quanti anni, quindi di lusso. Da fuori come si sente? Una bomba. Fantastica. Oltre 7000, una melodia pura. Infatti quando hai fatto quell'imitatore per un attimo ho detto finalmente, troppo conservativo. Abbiamo sperato che lo facessi. Ma guarda che ce ne vuole per arrivare all'imitatore qua. Marcette sono lunghe. Ma sì, c'è i morcioni lunghi. Ce ne vuole, in terza qua, però è anche bello, calcola che io di traverso lì ci andavo in terza. Cioè quella roba lì così, era terza quella. Quindi forza ce n'ha, coppia ne ha. Sposta.
Quasi da autobahn. Diciamo che qualche Sì, BMW portatura dell'epoca sì. se la vedrebbe abbastanza male, quello mi sa di sì. Quello sicuramente. Quello mi sa di sì. Io tutta la puntata ho detto nera, 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 invece non è nera. Alla fine è un grigio scuro. Mi sa che il nome però è nero qualcosa. Allora Davide, Ingegnere, è il sound e il feeling che ti avevamo promesso? forse abbiamo pure esagerato un po'. E per dirlo io. Quel po' in più che non va, che non guasta No, sicuramente, figurati, non no? mi lamenterò mai del troppo rumore. Possibile. Ci siamo spremuti tutte e due, ma ha spremuto pure lei a me perché non è tanto facile. Ho visto che ti sei divertito in giro. Sì, ci siamo divertiti, lei più di me. Lei più di me. No, è bella e feroce, eh? Non è tanto signorile. Bella teppista. Alla sua cattiveria. Sì, sì, cattiva Quella che veramente. volevamo. Cattiva veramente. Sì. Cosa gli faresti adesso? Un'affinata di trasmissione e sistemare un po' il posto di guida. Non abbiamo giocato per niente con gli angoli caratteristici, magari ci possiamo giocare un po'. Però, Ho fatto in officina a portoni chiusi il setup. però va bene, dai. T'ho detto smusa poco, però è molto più rigida del dovuto queste barre che abbiamo messo, eh. Funzionava secondo me come transaxle meglio rollando. Certo. Però adesso che abbiamo cambiato queste cose qui bisogna reinsegnarle che non si rolla più. Che non si rolla più, che le ruote restano tutte e quattro in terra. La cosa bella è che c'ha sti freni on board e tutte queste cosine carine che alla fine funziona veramente bene. Non sembra una macchina dell'80. Bene, spritz per tutti! Andiamo. Andiamo a bere qualcosa. Grazie. Mi fa piacere che ti sia piaciuta e che questo progetto sia riuscito così bene.